Salve a tutti e benvenuti in questo angolo d'inferno. Io sono Leonardo e ho deciso di aprire questo canale per buttare tutto quello che ho nella testa qui dentro. Mi sono fatto più o meno una scaletta di cosa dovrei dire, cosa dovrei parlare in generale, e questo è l'episodio introduttivo con cui aprirò il canale. Non so esattamente che direzione voglio dare più o meno al canale. Diciamo che farò quello che ho voglia di fare in questo momento. E in questo momento questo episodio tratterà, ovviamente, la presentazione e tutto. Probabilmente farò in questo video molti tagli, perché un'altra delle motivazioni per cui ho aperto questo canale è imparare a parlare. Io intanto mi presento, sono Leonardo, sono uno studente universitario di scienze biologiche all'Università di Ancona e sono al terzo anno fuori corso, al primo anno di fuori corso. E uno dei miei grandissimi problemi che mi porto avanti da tutta la vita è il parlare, il riuscire a elaborare i pensieri, eccetera, eccetera, perché nella mia testa c'è un caos terribile e tu- tutti i pensieri che si mischiano all'interno non riesco a esporli come vorrei esporli. E questo è un problema, per esempio, anche durante le interrogazioni, durante gli esami orali, più nello specifico. Per gli esami scritti solitamente vado molto bene, vado una bomba. Nella mia testa un concetto si fissa molto facilmente. Negli esami orali, invece, appunto per questa mia inadeguatezza nel parlare, molto spesso appunto mi ha portato a diciamo, non ricevere buoni voti, non taglio. Che succede? Però ci guarda io. Guardi troppo poco la telecamera. Cioè, stai sempre così, C'hai è ragione. fastidioso. Cioè, vai a... guarda Allora, più. il regista, il regista mi ha detto di guardare di più la telecamera, ha ragione. Questo pure è un'altra cosa che soffro. Quando parlo con un interlocutore, molto spesso non lo guardo negli occhi. E non perché sono intimidito, cioè, non lo so, guardo in giro, sono iperattivo probabilmente, non lo so, ok? Va bene, dicevo, che dicevo? Va bene, gli esami orali. Appunto questa mia inadeguatezza nel parlare molto spesso mi ha portato a effettuare una performance che non rispettava effettivamente la mia conoscenza. E questa è una cosa che effettivamente non è che la soffro, l'ho sofferta, però mi gira il cazzo, ecco, mi girano le palle. Quindi questa è un'altra motivazione per cui ho voluto aprire il canale. Imparare a parlare, cosa che effettivamente gli italiani non è che sono molto in grado di fare. Ok, quindi, come ho detto, sono uno studente di scienze biologiche. Ho fatto un altro taglio. Non guardo, non vi guardo negli occhi. Non vi guardo negli occhi. Porca puttana. Quindi, dicevamo, ero arrivato al parlare della biologia. Una delle mie, appunto, delle mie più grandi passioni, perché come scopriremo andando avanti probabilmente ho 30.000 cose nella mia vita che mi piacciono, come appunto si può vedere pure qua davanti, effettivamente. La biologia però è una delle mie passioni più grandi e infatti spero, con il percorso di studi che effettivamente non sta andando molto bene, spero di riuscire a intraprendere in ambito lavorativo un lavoro
che abbia a che fare con la biologia marina. Però questi forse saranno discorsi per un altro video, questo è solo per un'altra presentazione. Quindi, che cosa tratterò in questo canale? In questo canale non ne ho idea, non ne ho idea e non lo saprò finché non ci sarà il video che registrerò. Questo appunto perché non voglio dare una direzione concreta a questo progetto, perché voglio fare quello che mi sento in quel momento. Indi per cui direi di cominciare a entrare nel vivo del discorso, anche perché mi sono rotto i coglioni io, quindi figuratevi voi. In questo video parlerò della mia visione della vita, che è un discorso molto filosofico e a me la filosofia non sta particolarmente simpatica, devo dire, anche se molto spesso ricado comunque in discorsi filosofici. Effettivamente questo è un discorso estremamente filosofico. La vita, o in generale comunque come mi vivo io la vivo in maniera molto scientifica. Negli appunti ho scritto specificatamente: niente importanza, la scienza è l'unico Dio. Ora non voglio ricadere ovviamente in discorsi religiosi, a me ne frega veramente poco di qualsiasi cosa. Non sono credente, ovviamente, come avete capito. Non credo di essere esattamente ateo. Diciamo che in generale mi stanno sulle palle tutte le etichette, qualsiasi etichetta che ti viene messa mi dà fastidio, quindi non mi voglio etichettare appunto come ateo, agnostico, tutto quello che c'è. Sono indifferente comunque verso le religioni. Sicuramente se conosco una persona, capisco che è credente, non gli vengo a dire sei un deficiente di merda, porco due, esplodi. No. Anzi, molto spesso cerco anche di essere rispettoso verso le persone credenti, chiedendogli se io bestemmio, per esempio. Bestemmio per un altro discorso di cui ora parliamo. Ehm, Cerco di essere rispettoso chiedendo, per esempio, ti dà fastidio se bestemmio? Posso bestemmiare? Io bestemmio invece perché questo è un discorso molto religioso, ora che ci penso. Penso che se Dio esistesse avrei 2 o 3 paroline da dirgli. Non mi starebbe molto simpatico Dio, proprio perché questo poi va a cozzare con tutta la mia visione della vita. Il mondo è una merda e questo ormai penso che l'abbiamo capito tutti. Quindi, se Dio effettivamente esistesse, lui un'entità cosmica in grado di fare qualsiasi cosa, onnipotente, eccetera, eccetera, ci facesse vivere in questo mondo di merda, con tutta la sofferenza e le malattie, eccetera, eccetera, non mi va di andare molto, di addentrarmi nei discorsi, ma a dare semplicemente le pillole dei miei pensieri. Se Dio esistesse per farci vivere in questo mondo, Dio, non voglio insultarlo, scusate, però non mi starebbe molto simpatico, ecco. E questo è il perché io bestemmio. La mia visione della vita, io mi vivo la vita in modo molto scientifico. Per spiegare questa cosa, visto che non ho idea di come farlo, proviamo a partire da alcuni esempi. Un esempio che non è che uso spesso, però mi è capitato di usarlo, è appunto usare le probabilità. Quando devo fare un qualcosa, devo raggiungere un obiettivo, il mezzo con cui lo raggiungo lo utilizzo in base alle probabilità, per esempio. Ovviamente probabilità fatte da studi, da cose, oppure anche da semplice logica. Qual è
il mezzo o la cosa in generale, la cosa più probabile che mi porta al fine, al raggiungimento dell'obiettivo, questa cosa qui, questo mezzo, questo modo di fare, eccetera, c'è più probabilità di raggiungerlo con questo modo, usiamo il mezzo che ha più probabilità. Questo forse aiuta un po' a spiegare il concetto di visione scientifica della vita. Un altro modo per spiegarlo potrebbe essere la non centralizzazione antropica, il che significa che io non penso che l'uomo è al centro del mondo. A me l'uomo in generale come specie mi sta sulle palle. Sono una persona scienziata, citando Charles Hart, sono una persona scienziata, vedo il mondo che sta dando una merda, molto anche colpa dell'uomo, anzi principalmente per colpa dell'uomo, tutta la perdita di biodiversità, l'inquinamento costante che ci sta portando all'autodistruzione. L'uomo è una specie stupida, perché appunto si sta autodistruggendo e non gliene importa niente, perché l'uomo è una specie egoista. Poi ovviamente chi ci capisce un po' di scienza mi potrebbe dire ma tutte le specie sono egoiste, cioè tutte le specie cercano di sopravvivere se stesse, che poi non è in realtà nemmeno così, perché c'è il concetto di fitness, che quindi si cerca di portare avanti solo il proprio genoma, solo il proprio codice genetico, solo i propri geni avanti nelle generazioni, però vabbè. L'uomo, nonostante, e questa è una cosa un pensiero che mi è cambiato solo negli ultimi tempi, perché ci ho ragionato molto negli ultimi tempi, l'uomo comunque è speciale, cosa che tipo fino a un mese fa non pensavo. L'uomo mi stava sulle palle, punto. Era una specie, ancora penso che l'uomo deve essere portato all'estinzione. Sono veramente, se l'uomo si estinguesse adesso, compreso io, se io mi estinguessi adesso, l'uomo sparirebbe sulla terra, sarei solo felicissimo. Mi sono un po' non ricreduto, però ho cambiato un attimo la mia visione, perché effettivamente il raziocinio è una cosa molto particolare e molto importante, che ok, vabbè, non è presente in nessun'altra specie, eccetera, eccetera, però la consapevolezza mi porta a me comunque avere questo pensiero del dire l'uomo fa schifo. È un discorso molto contorto, lo so, ed è per questo che voglio buttare tutto qua dentro, per mettere i miei discorsi contorti da qualche parte, per metterli comunque bene in ordine. Che non è in ordine, è completamente confusionario tutto questo, però va bene. Quindi l'uomo comunque è speciale. Avendo questo raziocinio, a mio parere, ovviamente nel mondo utopistico di Leonardo, l'uomo non si dovrebbe permettere di essere egoista, proprio grazie al suo raziocinio. Non dico che l'uomo è una specie superiore, ovviamente, alla fine il cervello, l'intelligenza, il raziocinio sono comunque semplicemente adattamenti evolutivi per sopravvivere, come qualsiasi adattamento esistente, come qualsiasi adattamento, vaffanculo, pozzi spagnoli. Quindi il raziocinio è un adattamento come qualsiasi altro adattamento, quindi l'uomo non è speciale. Io prima ho detto che è speciale, però. Infatti non ho capito. Diciamo che è unico, ok, l'uomo come specie è unica, però non è speciale. Cioè, non ha più, in poche parole, l'uomo non ha più importanza delle altre specie che ci stanno al mondo. E il fatto è che l'uomo è estremamente egocentrico e estremamente pieno di sé, e quindi si mette al centro del mondo, appunto il concetto di antropocentrismo, e questa cosa a me mi dà estremamente fastidio, perché l'uomo non ha più diritto di nessun altro essere vivente di esistere su questa terra, anzi, quindi la mia visione della vita la vita, come probabilmente molti, non è che io sono speciale, molti ci sono arrivati che la vita non ha senso. Non ha nessun senso, soprattutto confrontandolo alle immensità dello spazio, delle galassie.
noi siamo un puntino su un pianeta come infiniti altri pianeti, vabbè, un pianeta speciale che è stato in grado di sviluppare vita. Non sappiamo se ci sono altri pianeti che sono stati in grado di sviluppare vita ora come ora. Quindi, puntino pianeta. Quindi, questa visione l'ho sviluppata molti anni fa, se devo dirla tutta. Possiamo dire io attualmente ho 22 anni. Ho 22 anni io, grazie consigliatrice. Ho 22 anni io, questo pensiero l'ho cominciato a sviluppare poi, non è che sono sbucato a più o meno 14 anni, 15 anni, sbucato a 15 anni che era già formato così. Ho cominciato a capire l'inutilità della vita, l'inutilità di ogni azione che facciamo ogni giorno verso quell'età più o meno. Ora questo pensiero si è sviluppato appunto, niente ha senso, tutto è inutile. Eh, Ogni cosa che facciamo, ogni rapporto che creiamo, qualsiasi cosa faremo sempre nella vita sarà sempre inutile. E quindi voi mi direte, ma allora che cazzo vivi a fare? Ma allora ammazzate, prendi un coltello, tagliati la gola, questo lo taglierò. Che senso c'ha? Me direte voi. Ci avete ragione. Il senso non ce l'ha, non c'ha un senso. Il punto è che dato che la vita non ha senso, dato che nulla ha senso, dato che nessuno è importante, solo la scienza è importante, perché solo la scienza porta la verità, no la verità assoluta ovviamente, la verità massima che l'uomo è in grado di raggiungere è solo grazie alla scienza, però non sarà mai verità assoluta, il 100% non esiste, la perfezione non esiste. Quindi dato che nulla ha senso, l'unica cosa che noi stupidi uomini con raziocinio possiamo fare è perseguire i nostri obiettivi. L'unica cosa che possiamo fare è la ricerca della felicità, della famosa felicità che non esiste, in realtà lo sappiamo tutti, che non esiste la felicità, non esiste la felicità totale, però il mio obiettivo della vita appunto è raggiungere lo stato in cui sono soddisfatto e sono felice di quello che sto facendo in quel momento. Quindi l'obiettivo della vita per me sarebbe raggiungere i propri sogni, raggiungere le proprie ambizioni. Una volta che ci sei riuscito, puoi dire di star vivendo, veramente. Cosa che comunque sarà vera in parte, perché come ho detto non ci sarà mai niente di perfetto, però voglio dire, che altro possiamo fare? Io non posso dire di aver trovato un motivo della vita, non mi sento dire di aver trovato un motivo nella vita, però ne riparleremo se mai raggiungerò i miei obiettivi. In quel momento saprò se effettivamente la vita avrà senso di essere vissuta. Ammetto che ora come ora non credo che la vita abbia senso di essere vissuta. So che tutto questo video sarà pure molto depresso, però va bene, non fa niente. L'obiettivo era solo esporlo, quello che ho in testa. Poi se qualcuno l'ha capito, sono felicissimo e ne discuterei volentieri con chiunque. Soprattutto se qualcuno ha qualcosa da dire, ha qualche commento da fare al riguardo, non lo so, sarò felice di discuterne. E così concludiamo questa tortura. Concludiamo così con questa tortura. Prossimo episodio probabilmente ho diverse idee comunque su quello che voglio fare, sugli episodi che voglio registrare. Voglio ogni volta toccare un tema. Il prossimo episodio probabilmente sarà con la regista che sta lì dietro. Facciamo che non dico di che cosa si parlerà, ma spero che da tutto questo esca qualcosa
di buono e soprattutto di decente. Ci si vede al prossimo episodio, sperando che non venga fuori solo merda da tutto ciò. Alla prossima. Oppure no.